I want the attraction, I'm in the club. I want you to want me, 'cause I want your love, baby. Benvenuti alla puntata di chiusura di Top Driver Diecast sulle strade di Picco Serpente. Avete sentito bene, perché dalla prossima settimana tutta l'organizzazione si sposterà di Rupo Scorpione, una nuova location che non vediamo l'ora di farvi assaggiare. Ma oggi abbiamo la gara conclusiva della stagione, una gara di beneficenza, il cui ricavato andrà ad uno sfortunato abitante di Picco Serpente, da poco sfrattato. Tutti noi lo conosciamo per le sue incredibili qualità, per le sue storie sfortunate, per i suoi disguidi con le autorità. Diamo una seconda casa a questo povero uomo. Ma scusa, ma chi sarebbe? Ma naturalmente sono io, Max Power. Grazie a tutti per il supporto. E intanto mettete un like, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Trovate altri contenuti anche sui nostri profili social. In descrizione al video tutti i link per voi. Ma ora presentazioni. Per questa gara finale abbiamo portato in pista auto velocissime. Sono i prototipi delle auto di Formula 1 e Formula E che si daranno battaglia fino all'ultima curva. A bordo della prima vettura troviamo Buzzard Bunny, il bifolco di Picco Serpente. Corre come una Formula E Gen 2 con il nome GoldenEye. Secondo pilota, sempre proveniente dalla prima gara in assoluto che si è tenuta qui a Picco Serpente, c'è Mortimer Fonseca, sempre con una Formula E Gen 2 soprannominata Pyrex. Il più bifolco tra i bifolchi, Cletus Arvetus, si ripresenta con una Indy 500 Oval, una vettura velocissima, saprà mantenere le aspettative. Diamo il benvenuto a Waterfrost. Torna per questa gara di beneficenza il campione assoluto di Downhill Master Deluxe con una Indy 500 Oval brandizzata Hot Wheels con un colore arancione sgargiante. Diamo il ben trovato a Jean-Pierre Bonton con la sua Shocker. E ora i piloti sono già pronti ai blocchi di partenza. Aspettiamo solo il via. Motore, frizione, lancio. Partenza bomba per il quartetto di motori. Pyrex davanti, chiude la strada. Shocker che non demorde. Continua il tiro a molla nelle retrovie dove Waterfrost senza sorpasso, ma GoldenEye è più furbo e si arriva al traguardo in picchiata. Primo Mortimer Fonseca con Pyrex seguito da Jean-Pierre Bonton con Shocker. Chiudono il gruppo Buzzard Bunny e Cletus Arvetus con Waterfrost. Scintille fin dai primi metri. Questi bolidi sono mostruosamente veloci, così veloci che neanche il nostro instant replay riesce a vederli in tempo. Direi così veloci che siamo pronti per gara 2. Mentre vedete il riepilogo punti in alto, noi ci apprestiamo a partire con Cletus Arvetus che in pole position dovrà sgomitare un po' per portare punti a casa. Mani sul volante, piede sul gas e partenza! Gruppo compatto spedito, ma la chicane Waterfrost fa le pillolette e si ritrova in quarta posizione. Mentre il gruppo cammina spedito, Bonton prova il recupero sul finale, ma niente da fare. Di nuovo primo Mortimer Fonseca, mentre in seconda posizione arriva Buzzard Bunny con GoldenEye e quasi sul filo del rasoio vediamo Shocker tagliare il traguardo in terza posizione. Disdetta epica per Cletus Arvetus che si ferma sulle strisce pedonali per far passare una coppia di turisti. DNF per lui, sarà difficile recuperare. Rivediamo anche nel replay la manovra fantasiosa di Waterfrost che perde la testa della classifica e si accomoda in quarta posizione con una calma serafica. Con l'aulico Max Power al timone noi andiamo a gara 3. I punteggi parziali parlano chiaro. Guida la classifica Mortimer Fonseca con 10 punti totali. Dovrà mantenere alta la concentrazione perché stavolta partirà in quarta posizione. Senza esitazione, partenza a cannone. Stavolta Buzzard Bunny scivola via come l'olio. Solo Bonton tiene la sua scia. Raggruppamento alla curva Laushi. Ma dai
adesso aprono il gas, si volano verso il finale, non ce n'è per nessuno, GoldenEye taglia il traguardo in prima posizione mentre alle sue spalle giungono attaccati Shocker e Waterfrost. Si attarda al traguardo Pyrex che non ha voluto rischiare oltremodo, con il suo piazzamento arriva a quota 11, mentre risale la china anche Buzzer Bunny che sale a doppia cifra, 10 punti per lui. Ancora arretrato Jean-Pierre Bonton che sicuramente non è in modalità competizione oggi, 8 punti per lui che se la sta godendo alla grande. Ultima posizione per Waterfrost, il bolide di Cletus Servetus paga cara la manovra in gara 2, solo 3 punti parziali. E ora, final round! Già pronti sullo schieramento di partenza, le 4 auto da competizione scaldano i motori. Ultima chiamata per raggiungere la vittoria. Il destino non è come il postino, suona sempre una sola volta. Azione, motore, propulsione! Jean-Pierre Bonton è in giro vantaggio, ma GoldenEye lo svernicia proprio velenoso e ruba la prima posizione. Da dietro invece non trovano spazio. Attenzione, manovra pericolosa per Buzzer Bunny che torna in posizione grazie al tamponamento di Bonton e taglia il traguardo in volata. Seguono Shocker, Pyrex e Waterfrost. Prima del punteggio finale andiamo a rivedere il replay. Bonton sembra partire alla grande, ma poi rallenta troppo in uscita dalla chicane. È un superlativo, GoldenEye lo supera in velocità. Incredibile, Max! Anche se subito dopo ha rischiato il DNF a causa dell'alta velocità, fortunatamente con un colpo di carambola è tornato in posizione e si è aggiudicato la manche finale. A questo punto, chi sarà il campione di Formula 1 One Shot Special? Con ben 15 punti, GoldenEye di Buzzer Bunny si aggiudica l'ultima gara di Picco Serpente. Tutti in piedi ad applaudire! Emozioni a non finire quest'oggi! Mi sto commuovendo, Stinky! Niente lacrime di coccodrillo, Max. Anche perché Street Night Racers continuerà sulla pista di Picco Serpente. Sposteremo solamente Downhill Master. Ora è giunto il momento tanto atteso per portarvi con noi in un luogo fatato con questo nuovo bolide che mi è stato regalato. Ma quello è un cesso con le ruote! Ma perché devi sempre sminurire le mie auto? Sali a bordo, Stinky, lasciati guidare. La tavoletta del water mi sbatte sulla testa, Max! Ah, quello è il tettuccio reclinabile, poi non lamentarti sempre. Amiche e amici, è con orgoglio che vi diamo il benvenuto nella nuova location di Top Driver Diecast, il nuovissimo tracciato di Dirupo Scorpione. Svolgeremo qui tutti i prossimi tornei che porteranno alla finale di Downhill Master Deluxe e solo per i vostri occhi uno sguardo al nuovo tracciato. Ehi, Stinky, ma in questo dirupo ma ci sono davvero gli scorpioni? Certo, Max, si chiama Dirupo Scorpione. Cosa vuoi che ci sia? Lo zucchero filato? No, devo fuggire da qui. Gli scorpioni sono la mia unica debolezza. Aspetta, Max, stai staccando i cavi del collegamento. Oh, lo sapevo. Ti spezzo le gambe stavolta. Gli scorpioni saranno l'ultimo dei tuoi problemi, Max.